Cari amici birrai, benvenuti in questa nuova rubrica, dove parleremo specificatamente di quelli che sono gli ingredienti di cui è composta la birra. Oggi partiamo con il malto, ma prima, se ancora non lo hai fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale con un semplice clic qui sotto. È un piccolo gesto che a te non costa niente, ma per me è di grande aiuto. Inoltre potrà permetterti di restare aggiornato su tutte le news birrarie che ogni settimana metto a disposizione. E adesso sigla! Adesso come minimo vi starete chiedendo, ma cos'è il malto? Non si usano cereali per fare la birra? Ed in parte è vero, i cereali si utilizzano, ma devono subire il processo di maltazione al fine di essere utilizzati in birrificio. Questo processo si ottiene dalla germinazione delle diverse tipologie di cereale. I semi delle varie colture vengono fatti germinare in condizioni controllate, in modo da sviluppare o attivare il complesso di enzimi in grado di trasformare l'amido presente naturalmente in essi in maltosio. Dopo la germinazione i semi vengono fatti essiccare e poi macinati, per poi procedere successivamente con la produzione della birra. E se non volete perdervi questa parte della fase della produzione della birra, vi riporto il link qua in alto del video che ho postato qualche settimana fa. Tornando alla fase di essiccazione, è proprio qui che si possono creare varie tipologie di malto. Vorrei prima però specificarvi che quando mi riferisco a malto intendo a malto d'orzo. All'interno di ogni sua ricetta il birraio può impiegare anche altre tipologie di cereali maltati, come ad esempio l'avena, il farro, il frumento, ma questo magari lo vedremo in un altro video. Cominciamo con il malto chiaro. È ottenuto essiccando l'orzo per circa 48 ore a temperature lentamente crescenti, dai 35 ai 42 gradi centigradi. È impiegato per realizzare la maggior parte delle birre, definito per questo anche malto base. Tra questi i più famosi sono il malto Pilsner, da cui deriva anche la famosa birra, ed il malto Pale. Questi sono entrambi utilizzabili al 100% della ricetta. Passiamo adesso ai malti speciali, iniziando dal malto cristallino. Questo viene creato alzando repentinamente la temperatura dei forni da 40 a 100 gradi centigradi. Così facendo la buccia dell'orzo si secca, mentre al suo interno si forma un nucleo duro, zuccheroso e dall'aspetto cristallino, che conferisce alla birra un gusto corposo e dolce. Le varietà più scure di questo sono chiamate malto caramello, mentre quelle più chiare malto carapils, ovvero pilsner caramellato. Troviamo adesso il malto tostato, che si forma quando l'orzo è essiccato al limite della bruciatura. Le birre prodotte con questa tipologia di malto riportano con sé molti profumi della torrefazione, ricordando perciò il caffè, il tostato o anche il cioccolato. Tuttavia, se non utilizzato con una giusta moderazione, questo malto può portare sapori astringenti e spiacevoli al palato. Poi troviamo i malti affumicati, che vengono sottoposti ad un vero e proprio processo di affumicatura. Tra i più celebri malti affumicati ricordiamo il pitted o malto torbato ed il rauch. Il loro effetto è molto simile a quello dei malti tostati, ma con un tocco di affumicatura in più e soprattutto non hanno alcuna ripercussione sul colore finale della birra. Il rauch è un malto affumicato sul legno di faggio e ha un sapore che richiama molto quello dello speck. Chi ha assaggiato la mia birra Rudolf sa di cosa parlo. Mentre il pitted è malto affumicato su torba e conferisce un sentore affumicato molto simile a quello degli scotch whisky torbati. Come per i malti tostati, anche questi vi consiglio di usarli con parsimonia a meno che non vogliate trasformare la vostra birra in una ciminiera. Adesso vediamo il malto acido, prodotto aggiungendo per un breve tempo dei batteri lattici che creano al suo interno acido lattico. Questo, utilizzato in piccole quantità, permette di ridurre il pH del mosto, migliorando così l'attività enzimatica durante il processo di produzione. Giungendo quasi al termine, troviamo il malto melanoidinico. E proprio come suggerisce il suo nome, questo malto è caratterizzato dalla forte presenza di melanoidine, dei composti creatisi nella reazione di Maillard, che potenziano l'aroma ed il sapore. Solitamente viene impiegato per avere una maggiore pienezza di gusto ed un colore ambrato e armonico. E per concludere troviamo i malti Abbey. Dal colore bruno scuro questo malto è tipicamente utilizzato per produrre birre in stile d'abbazia, corpose e dall'alta gradazione alcolica. E giunti a questo punto spero di avervi reso chiare le idee sulle varie tipologie di malto di cui può disporre un birraio per produrre le proprie birre. Vi aspetto nella seconda parte del video in cui vi parlerò delle varie tipologie di cereali e come influenzano la birra finita. Buona birra!